Motore turbo o aspirato? Il cambio? Manuale, automatico? Ma soprattutto, quando guidate, l'emozione è davvero una questione di trazione? Take me under your wing, crack of thunder, as the wild birds sing. You can hear hunger crying out, a sonic echo that leaves no room for doubt. Per rispondere ad una domanda che tutti gli appassionati di auto prima o poi si fanno, abbiamo scelto tra le trazioni posteriori la Subaru BRZ, perché come la Toyota GT86, visto che nascono dallo stesso progetto, questa giapponese è un'auto che, fidatevi, vi fa davvero capire cosa significhi avere il motore collegato, lasciatemi dire così, alle ruote dietro anziché a quelle davanti. Ne parleremo fra poco, come anche del perché abbiamo pensato alla Golf GTI per descrivere le sensazioni tipiche invece soltanto di una trazione anteriore. Per il momento vi anticipo solo che per un test come quello che state per vedere abbiamo voluto delle sportive che rappresentassero questi due modi opposti di concepire un'auto, ma che fossero entrambe equilibrate, non estreme. Il tutto a parità di condizioni, in pista e su strada, e con le stesse gomme, che per questa prova sono delle Hankook Ventus V12 Evo 2, 215/45 su cerchio da 17 per la BRZ e 225/40 da 18 pollici per la Golf. E allora veniamo subito al dunque. Una trazione posteriore fa le curve semplificando, allargando con la coda, mentre una trazione anteriore allarga con il muso. Vero, ma non sempre. Quindi iniziamo qui in pista con la BRZ, disattivando completamente i controlli elettronici e quindi facendo lavorare le gomme nelle loro condizioni di limite di aderenza per capire fino in fondo qual è il carattere di una trazione posteriore. Quindi arrivo in curva con una buona velocità, prima di frenare spostando il peso in avanti, sterzo, il peso va verso le ruote esterne, fa perno, il posteriore si alleggerisce, do gas prima del punto di corda, parte il traverso, controsterzo, tengo il gas prima di riallineare con lo sterzo. Questo si chiama sovrasterzo di potenza, ma se invece accelero prima del punto di corda e quindi del punto interno di una curva, quello che devo sfiorare prima di allargare di nuovo in uscita, allora anche una trazione posteriore può sottosterzare. Sì, perché l'anteriore si alleggerisce e le gomme davanti non hanno abbastanza aderenza. Bene, ma il posteriore può alleggerirsi anche se avete già impostato una curva a gas costante e improvvisamente in mezzo togliete il piede dall'acceleratore e il posteriore si alleggerisce perché il peso va in avanti. Stessa cosa ma ancora più accentuata se frenate in mezzo a una curva oppure se entrate in curva frenando e contemporaneamente sterzando perché di nuovo il peso va tutto in avanti e le ruote posteriori perdono grip. Stessa cosa succede su una trazione anteriore, ma poi lo vedremo. Adesso invece capiamo un po' meglio come si guida puliti, come dicono i piloti, dopo aver imparato tutte queste cose sui trasferimenti di carico. Ora sì che siete in grado di far puntare il muso dove state guardando con gli occhi, mentre sentite muovere il posteriore quel tanto che basta per farvi fare le curve con la macchina sempre come se fosse in tensione, con le gomme in slittamento controllato. Quindi piccole sbandate per fare sempre la traiettoria migliore, magari con gli aiuti elettronici in posizione intermedia, per darvi una mano a dare il massimo ad una trazione posteriore così, con differenziale autobloccante. Tra l'altro questa Subaru rispetto alla GT86 ha delle sospensioni regolate per renderla un po' meno sovrasterzante della Toyota, un po' più neutra. A livello di pneumatici invece, quando si va a provocare il sovrasterzo, questi Hankook superano il livello massimo di grip laterale in fretta, ma poi restano nelle condizioni limite in maniera prevedibile, dando a chi guida risposte costanti e dolci. Anche su una trazione anteriore come la Golf GTI, per capire il suo comportamento caratteristico, tolgo il controllo di trazione, però non posso disattivare completamente il controllo di stabilità e sinceramente questa cosa su una sportiva non la capisco. In queste condizioni comunque se affondo deciso sull'acceleratore, l'avantreno va verso l'esterno in quello che si definisce sottosterzo di potenza, ma in realtà il sottosterzo ce l'avete anche quando, come si dice in gergo, arrivate lunghi in curva e quindi troppo veloci, andate a sterzare e chiedete troppo grip alle gomme anteriori.
Questa seconda tipologia di perdita di aderenza con l'anteriore in realtà può succedere anche con una macchina a trazione posteriore e viceversa, nel senso che anche una trazione anteriore può sovrasterzare, cioè allargare con il posteriore. Vi ricordate prima quando con la trazione posteriore toglievo il piede dall'acceleratore in curva oppure frenavo, la macchina cominciava ad andare di traverso? E con la trazione anteriore è lo stesso. La rotazione può essere meno evidente, dipende dalla regolazione dell'assetto, però il principio è lo stesso e non dipende, vedete, dal tipo di trazione, ma dal trasferimento di carico in avanti che fa alleggerire il posteriore. E il bello di questa versione sportiva della Golf è proprio come il posteriore segua un avantreno che ha una reattività, una capacità di cambiare direzione bestiale. Primo perché lo sterzo è a rapporto variabile, quindi bastano 2 giri del volante per andare da un fondo corsa all'altro. Ha una risposta molto diretta e scegliendo la taratura sport diventa pesante il giusto, senza essere artificiale. Si fanno delle traiettorie perfette con pochissimi movimenti. Il secondo motivo di questo bilanciamento molto riuscito è un differenziale autobloccante elettromeccanico che funziona alla grande. Mettetelo in sport e in pratica sentirete come se dentro ad ogni curva ci fosse una calamita gigante che attira la macchina verso l'interno. E come pneumatico il V12 Evo 2 non è molto rigido sul fianco, infatti l'anteriore non va subito in appoggio, fa comunque percepire in modo intuitivo quando l'auto sta per andare in sottosterzo. Per altre caratteristiche, come quelle relative al comportamento sul bagnato, potete guardare un secondo video che abbiamo dedicato in modo specifico alle gomme. In pista vi ho parlato di quello che gli ingegneri e i collaboratori chiamano il bilanciamento dinamico dell'assetto e qui su strada volevo parlarvi delle modalità di guida della Golf GTI, perché i tecnici secondo me hanno fatto davvero un bel lavoro di calibrazione. La taratura dello sterzo e del differenziale autobloccante l'abbiamo vista in circuito, però potete anche giocare con i settaggi degli ammortizzatori su 3 livelli, Comfort, Normal e Sport, per adattarvi alla strada che state percorrendo, se l'asfalto non è perfetto oppure se la superficie è ondulata. Le differenze le sentite anche senza arrivare mai a dei livelli estremi di rigidezza. Stessa cosa potete fare con la reattività di risposta sia del motore che della trasmissione. Qui le differenze sono meno evidenti, però la cosa più bella è la funzione che vi permette di mischiare separatamente tutte queste impostazioni per crearvi una macchina su misura. E come vi dicevo, mi è piaciuta molto la filosofia, l'approccio nella regolazione di tutti questi parametri da parte dei tecnici e non mi stupisco visto che il capo progettista è lo stesso che ha fatto la prima Ford Focus a trazione anteriore, che era un ottimo telaio per chi amava guidare, oppure supercar come la Porsche 911 997 GT3 RS. Lo scarico invece non lo metto mai in sport perché secondo me sostanzialmente aumenta solo il volume ma non la qualità del suono. Come va il cambio doppia frizione a 7 marce? Devo dire che è una fucilata e tiene sempre in tiro i 245 cavalli a 4700 giri e i 370 Nm a 1600 giri del motore 4 cilindri 2000 turbo, che come dicono i numeri ne ha da subito, è molto pieno, molto corposo. Stesso discorso per il pedale del freno, che è solido e facile da parzializzare. A me comunque la GTI fa venire una voglia di smanettare con il manuale a 6 marce, con quel suo tipico pomello a forma di pallina da golf, anche perché le palette dietro il volante dell'automatico non sono in metallo, sono piccole e con la leva in mezzo ai sedili per scalare bisogna tirare indietro invece che spingere in avanti come sarebbe più intuitivo. E in modalità manuale spesso le scalate non arrivano quando vorresti e a volte l'elettronica mette una marcia in più mentre voi la state già richiedendo manualmente e quindi vi trovate fastidiosamente con 2 marce in più. Con il cambio manuale della Subaru invece il controllo ce l'avete voi al 100%, allora potete godervi una doppietta o anche un puntatacco. E poi mi piace anche il fatto che il suono di questo motore sia diverso dal solito, da un normale 4 cilindri in linea. È tipicamente Subaru Boxer, potenza 200 cavalli a 7000 giri, coppia 205 Nm a 6400 giri, quindi è una macchina a cui piace essere guidata tirando le marce. Sotto infatti questo motore è un po' vuoto e ci starebbe alla perfezione un compressore volumetrico.
Già, perché così al motore manca un po' di coppia, un po' di grinta quando non volete guidare con il coltello tra i denti. Essendo boxer comunque è uno dei motivi per cui questa macchina è così meravigliosamente piatta quando la buttate in curva, senza essere rigida di sospensioni per seguire anche le strade con asfalti non perfetti. E per farvi sentire come rollio e beccheggio distribuiscano il peso su ogni singola ruota, visto che il baricentro è così basso e tenendo conto di uno sterzo che ha una risposta densa, fluida, con cui è subito intuitivo impostare traiettorie rotonde, morbide e senza sbavature. E in riferimento alle Hankook di questa prova si sente soprattutto come i fianchi digeriscano bene le sollecitazioni verticali della strada. Diciamo che potete pensare ad un livello 6 di sportività su una scala che va da 1 a 8 rispetto al livello 7 degli Hankook S1 Evo 2 del test che ho fatto in passato con la Mazda MX-5. Come prezzi per la Subaru si sta intorno ai 33.000 euro, mentre per una Golf GTI 3 porte con cambio manuale si parte da circa 34.500 euro, arrivando ad almeno 37.000 euro per la versione di questa prova, 5 porte con cambio automatico. Siamo dunque su livelli paragonabili e anche i consumi sono simili. Con la Golf si fanno in media 8 km con un litro, cioè 12 litri su 100 km, con la Subaru 11 km con un litro, circa 9 litri su 100 km, considerando tutte le situazioni, città, autostrada e ovviamente una bella strada piena di curve affrontata come queste due auto vi invogliano, cioè per divertirsi. E poi non si paga nemmeno superbollo perché siamo sotto i 250 cavalli. Quindi, trazione anteriore o posteriore? È vero, avremmo potuto scegliere auto più potenti come motore o più reattive di assetto, ma un'anteriore come la Golf GTI è una di quelle macchine che vi fanno apprezzare anche le strade non perfette. Bastano un paio di curve in campagna per smettere di pensare ad altro e andare a ritmo con le traiettorie in un flusso costante. Quando invece la strada è di quelle perfette per una trazione posteriore, è vero, con una BRZ vi esalterete ancora di più. Quel giorno in cui partireste presto la mattina per andare in montagna a fare 2 tornanti, mentre gli altri si lamenteranno perché piove. Oppure quel sabato in cui tornerete dal track day che avete appena fatto in pista, con la pace dei sensi e soddisfatti. Ma sappiate anche che quando non potrete sfruttare al 100% i vantaggi di una trazione posteriore, sarete persino un po' depressi, perché con un'anteriore magari godreste di meno, ma sicuramente in condizioni diverse, per più chilometri e per più tempo. Perché ve l'avevo detto, l'emozione è una questione di trazione.